Siamo sul sito Fondazione SCP Italia. Qui potete vedere la mappa degli SCP italiani. Ma qual è la prima SCP? L'SCP-001, corretta. Top secret? Ah, guarda, un avviso generale. Al fine di evitare la diffusione di informazioni circa gli SCP-001, sono stati creati diversi file SCP-001 falsi, insieme ai files veritieri. Tutti i file circa la natura dell'SCP-001, inclusi quelli fittizi, sono protetti da un agente memetico. Che nome! È un agente memetico letale, pronto a causare l'arresto cardiaco immediato a qualsiasi addetto del personale non autorizzato che tenta di accedere al file. Rivelare le vere nature degli SCP-001 al pubblico è motivo di eliminazione. Dunque, sto rischiando grosso a fare questo video in italiano. Però io qui sono registrata e mi hanno accettato come membro, quindi ho accesso al file. Scorrere verso il basso senza un'adeguata inoculazione memetica provocherà un arresto cardiaco immediato seguito da morte. Siete stati avvertiti. Benvenuto, addetto autorizzato. Prego, selezioni il file desiderato. Ne abbiamo un bel po'. Iniziamo dal primo. Oggetto SCP-001. Classe dell'oggetto Keter. Procedure speciali di contenimento. Fino alla data corrente, nessuna procedura di contenimento adeguata è stata sviluppata per fare fronte alla possibile minaccia rappresentata da SCP-001. Questa controversia si riflette nel cambio di categoria e le procedure utilizzate nel suo contenimento. L'attuale amministrazione, nonostante le accuse di paranoia, ha classificato l'oggetto come Keter, chiedendo inoltre la creazione di una nuova classe di pericolosità ancora più alta, da applicare solo a questo soggetto. Si pensa infatti che esso sia il più pericoloso degli oggetti sinora conosciuti e possibili in generale. La ragione di questa classificazione e il cambio di atteggiamento verso l'SCP-001 vengono trattati nella descrizione e nelle annotazioni. Attualmente l'SCP-001 si trova in una valigetta con codice di blocco, in una lega di polimeri altamente rinforzata. La stanza e la valigetta vengono controllate in tempo reale da telecamere di sorveglianza. La valigetta non si può aprire senza autorizzazione unanime di tutti gli attuali funzionari 05. Sono stati posizionati dei membri del personale di classe D per proteggere l'ambiente dall'esterno, ma essi non possono entrare senza il già menzionato permesso degli ufficiali 05 sotto minaccia di esecuzione. Questo edificio esiste con l'unico scopo di ospitare la SCP-001 ed è preparato per la sua autodistruzione in un'eventuale situazione di emergenza. Il sito è nascosto e censurato. Prova a cliccare, non si legge nulla. Secondo l'attuale amministrazione, l'SCP-001 rappresenta la maggiore minaccia conosciuta alla sicurezza
all'ordinazione e alla sicurezza mondiale. Ciononostante, date le circostanze speciali della sua modalità di funzionamento, non è permessa un'indagine più approfondita, nonostante fosse stata promossa in passato. SCP-001 Descrizione: è un plico di fogli, pinzati nell'angolo superiore sinistro. La prima pagina funge da copertina, con la semplice scritta Rapporto confidenziale sugli oggetti speciali. Classificata. Il numero di pagine pinzate a questo foglio di presentazione è indeterminato, tra 3 a 30. Il rapporto non è firmato e la sua origine non è conosciuta. La prima apparizione di questo rapporto è stata, ovviamente, censura. Quando comparve sulla scrivania di censura nome e cognome, che è deceduto. Il rapporto a quel tempo scriveva il soggiorno vivente, che è un riferimento all'SCP del prossimo video, l'SCP-002. Dopo aver letto il rapporto, incredulo, nome sconosciuto, fu contattato al telefono e informato dell'esistenza del soggiorno vivente, ma la scheda madre biologica, SCP-003, chiuse immediatamente SCP-001, pensando che fosse un rapporto diverso dal precedente, e cercò l'originale su SCP-002. Non trovandolo, tornò ad aprire SCP-001, che non descriveva più SCP-003, ma le 12 chiavi arrugginite e la porta, che sarebbe l'SCP-004. Ed è un SCP molto importante, perché, spoiler, saranno le chiavi che ci permetteranno di andare avanti ed esplorare tutto l'universo dell'SCP, se il The Holder ce lo permetterà. Di nuovo, nome censurato. Chiuse il rapporto un'altra volta e lo riaprì poco dopo per leggere Passepartout, che è l'SCP-005. Non si sa quali possono essere state le azioni successive di questo individuo censurato. Gli oggetti prima menzionati sono stati scoperti solo dopo questo incidente. Non esistono dati sufficienti per comprovare la relazione fra SCP-001 e tutti gli altri oggetti. Tuttavia, è stato stabilito che ogni evento in relazione con la scoperta di un nuovo elemento SCP è avvenuto solo in seguito ad una relazione riguardo lo stesso elemento apparsa sotto la copertina di SCP-001. L'attuale amministrazione considera questa coincidenza come prova di una relazione casuale. Note aggiuntive. Se SCP-001 deve essere considerato come un sistema di allarme anticipato, o se deve essere considerato come il creatore stesso, deve essere ancora appurato. Ad ogni modo, questa distinzione non è importante agli occhi della corrente amministrazione. Il fatto rimane. Nessun nuovo elemento appare se non viene prima aperto SCP-001. Per questa ragione, l'attuale amministrazione si rifiuta di ripetere gli errori del passato, i quali si sono trasformati in più di 1000 articoli SCP conosciuti dalla unità SCP. Nessun argomento riguardante la non letalità di SCP-001, nessun uso teoretico di allarme preventivo per la comparsa di SCP o il suo uso come progenitore di avanzate armi biologiche o non biologiche è riuscito a smuovere la corrente amministrazione, né peraltro vi sono riuscite le critiche mosse verso le estreme misure di sicurezza verso un oggetto
che non pone un pericolo diretto alla sicurezza, né animato. Ai sostenitori di queste critiche si ricorda che le correnti procedure di contenimento non sono ovviamente per l'oggetto in sé, ma piuttosto per assicurare un'isolazione del soggetto dal contatto umano, visto come una vera minaccia. Nonostante la corrente amministrazione si rifiuti tassativamente di rimuovere l'oggetto dall'isolamento, le amministrazioni passate si consigliavano quotidianamente con l'oggetto, come senza dubbio faranno le amministrazioni future. Nonostante ciò, la corrente amministrazione è convinta che bisogna mantenere le correnti procedure di contenimento, evitando la distruzione di SCP-001, fino a che la responsabilità dello stesso cada sulla presente amministrazione. Ma che cos'è? È un fascicolo su cui appaiono in lista tutte le SCP. Che aspetto ha? Sembra un personaggio, il primo personaggio di SCP